Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei riprendere un po' quella serie di video, di lezioni, che abbiamo lasciato un po' da parte per un po' di tempo. Quella che si chiama Cosa dire in questa situazione? Cosa dire in italiano in questa situazione? Ve la ricordate? Ho pensato che fosse una buona idea riprenderla, più che altro perché ho ricevuto delle domande che ben si inseriscono in questo filone di video. Perciò cominciamo subito con la prima domanda. Come dobbiamo rispondere se, ad esempio, siamo seduti in un bar o in un ristorante e non abbiamo ancora deciso che cosa ordinare, ma il cameriere viene per prendere l'ordine? Cosa possiamo dire per prendere un po' di tempo e guardare il menù e decidere? Il cameriere arriva al tavolo e chiede: "Siete pronti per ordinare?" La risposta può essere: "Non siamo pronti, ci può dare qualche altro minuto?" Ho usato la forma di cortesia, il registro formale, perché comunque parliamo con persone che non conosciamo e è sempre meglio mantenere un rapporto formale con le persone che non conosciamo. Poi ovviamente dipenderà molto dal tipo di ristorante, questo è anche vero. Però è sempre meglio partire con la forma di cortesia e poi, se la situazione, se la conversazione lo consente o lo richiede, si fa sempre in tempo a passare al tu. Vediamo la domanda successiva. Cosa dovrei fare, cosa dovrei dire secondo te quando parlo con qualcuno in italiano e il mio interlocutore mi risponde in inglese? Anche se me la cavo benissimo nelle conversazioni e ormai riesco a comunicare senza gravi problemi, è successo tantissime volte che non appena accenno al fatto di essere inglese, le persone cambiano lingua all'istante. Capisco che nella maggior parte dei casi l'altra persona voglia semplicemente esercitarsi in inglese o magari rendere l'esperienza più facile per me in un certo modo, ma mi demoralizza parecchio quando capita. Infatti ho deciso di non menzionare più la mia nazionalità quando parlo con gli altri proprio per questo motivo. Partiamo dal presupposto che non si sa mai che cosa passi nella mente delle altre persone, soprattutto le persone che non conosciamo. A volte è difficile sapere che cosa pensano le persone vicine a noi, quindi figuriamoci le persone che non conosciamo. Questa è una dinamica molto frequente, quindi si parla in italiano e poi invece la risposta viene data in inglese, per esempio. Il motivo per cui questo accade dipende molto dal contesto e di questo abbiamo parlato appunto in quel video. Per rispondere a questa domanda, che cosa dire quando questo succede? Si potrebbero dire tante cose, in realtà dipende un po' da chi hai davanti. Una alternativa è continuare a parlare in italiano e vedere che cosa succede e vedere se l'interlocutore capisce che appunto deve smettere di parlare inglese e semplicemente rispondere in italiano. Questo può essere un approccio. Altrimenti, se l'interlocutore dovesse non capire, secondo me è meglio dirlo apertamente, cioè mi dispiace ma vorrei che tu mi parlassi in italiano. So che può essere un po' troppo diretto, però per continuare ad evitare il problema, secondo me, a volte è meglio essere diretti e dire le cose piuttosto che sperare che gli altri si comportino come noi vogliamo. Quindi, secondo me, queste sono le due cose. Si può scegliere una oppure l'altra, oppure si possono mettere in pratica entrambe, prima una e poi l'altra, insomma, no? Quindi prima continuare a parlare in italiano e poi alla fine, se proprio la situazione non dovesse cambiare, dire: ma come mai mi parli in inglese? Perché mi rispondi in inglese se io ti sto parlando in italiano? Preferirei continuare la conversazione in italiano. Secondo me potrebbe anche essere utile chiedere direttamente: ma come mai mi rispondi in inglese? La nostra conversazione è iniziata in italiano, perché continuarla in inglese?
magari anche metterla sul lato un po' più scherzoso, no? Magari non ci si deve arrabbiare per questo, però magari porre la domanda proprio come curiosità personale può anche, come dire, portare la conversazione verso orizzonti nuovi e inaspettati. Insomma, la morale di tutto questo è, secondo me, chiedere apertamente, senza troppe remore, perché a volte non si riesce a trovare una spiegazione se non si parla e se non si chiede, e l'unica conseguenza che si ha è quella di essere frustrati e demoralizzati. Questo è quello che posso consigliare dal punto di vista linguistico. Veniamo alla terza domanda. Qual è il modo corretto per ordinare la pizza al taglio? Si indica il peso oppure si indicano le dimensioni? Questa è un'ottima domanda. Allora, di solito si chiede la dimensione, per esempio, si può chiedere quel pezzo lì e poi la persona dietro al banco indicherà la dimensione del pezzo e voi direte sì, no, un po' di più, un po' di meno. Funziona un po' così a tentativi. C'è anche un altro modo in realtà, solo che questo è un po' quello che fanno i bambini quando vanno a comprare la merenda, che hanno solo le monete, hanno solo una moneta da 1 euro, da 2 euro, e quindi vanno a comprare la pizza e chiedono vorrei 2 euro di pizza bianca, chiedono un pezzo corrispondente al costo di 2 euro. Ecco, questo è quello che fanno i bambini. Se dovesse essere utile, perché non metterlo in pratica, no? Questo mi ricordo lo facevo anch'io, perché ovviamente c'è un po' l'ansia, no, delle prime volte di dover andare a chiedere qualcosa da soli, e quindi per avere la certezza di avere i soldi sufficienti, la strategia è chiedere un pezzo di pizza per i soldi che si hanno in mano. Altrimenti si può semplicemente dire vorrei un pezzo di margherita e poi, come vi dicevo, la persona dietro al banco indicherà con la forbice o con l'utensile che ha in mano il pezzo standard di quella pizzeria al taglio e poi voi direte se va bene, se non va bene, se volete un po' di più o un po' di meno. Poi un'altra domanda è questa: come si ordina una tazza di caffè? Come ordineremmo un americano negli Stati Uniti? Allora, qui dovrei aprire una parentesi sul fatto che in Italia non c'è nei bar il caffè con il filtro. Quindi se voi volete un coffee come lo chiedete negli Stati Uniti o in altri posti, quindi quello molto lungo nella tazza, nella brocca che si versa, insomma quello che si fa con il filtro, dovete sapere che in Italia non esiste nei bar questo tipo di caffè. Se voi chiedete un americano, vi verrà servito un espresso con un po' di acqua calda per allungare l'espresso. Quindi nei bar tutte le bevande sono a base di espresso, tutte le bevande di caffè sono a base di espresso. Per noi il caffè al bar equivale all'espresso e infatti basterà chiedere un caffè per favore quando andiamo al bar e ci verrà servito un espresso. Ciao, buongiorno, un caffè per favore, grazie. Grazie. Quindi anche qui la cosa curiosa è che non usiamo la parola espresso per ordinare un caffè. Diciamo caffè. Se uno straniero entra in un bar e chiede un caffè pensando di ordinare un caffè con il filtro, un caffè americano lungo, non gli verrà servito ciò che il cliente ha richiesto, va bene? Poi se volete proprio un caffè lungo, come un caffè con il filtro, un caffè all'americana, diciamo, ormai purtroppo io aggiungo è possibile trovarlo perché ci sono delle catene americane che stanno aprendo nei centri delle grandi città qui in Italia, quindi se volete
trovare quel tipo di caffè a cui siete abituati, potete andare lì, ma se andate in un bar classico italiano troverete solamente bevande di caffè che sono a base di espresso. Quindi per noi il caffè è espresso al bar, mentre a casa il caffè è per esempio quello della moka, quindi la parola caffè si riferisce a due cose diverse in base a dove siamo, quindi al bar il caffè è l'espresso, a casa il caffè è quello della moka. Poi ovviamente ci sono anche dei posti, però questo solo nelle grandi città, dove appunto si sperimenta un po' di più con il caffè. Questi posti si chiamano specialty coffee, non c'è neanche una parola in italiano, è una dicitura in inglese. Fanno bevande a base di espresso, però c'è anche il caffè con il filtro, quindi quella può essere un'altra opzione. Però appunto bisogna cercarli perché non sono così diffusi in realtà. Io a Roma ne conosco un paio, poi per il resto la maggioranza è di bar classici. Benissimo, allora per oggi ci fermiamo qui. Io vi invito a recuperare gli episodi precedenti di questa serie che trovate in una playlist unica, così non vi potete sbagliare. Vi lascerò il link a tutti gli altri video nella descrizione qui sotto. Ovviamente per continuare questa serie mi servono altre vostre domande e quindi lasciatele nei commenti qui sotto. Ovviamente devono essere domande relative a situazioni che magari avete anche vissuto e che non sapevate come gestire linguisticamente, oppure anche situazioni ipotetiche. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi do appuntamento al prossimo. A presto! Ciao!